Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di compressori. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Luca, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e premete la campanellina per rimanere aggiornati su ogni video che carico. Oggi continua questa serie, di prove, di challenge tra diversi dispositivi. La sfida di oggi riguarda per l'appunto i compressori per chitarra. Il compressore è un effetto che dà luogo a diversi malintesi ed è un effetto sicuramente molto complesso perché può essere utilizzato in tantissime maniere. Ho utilizzato per questo test 4 apparecchi, di cui uno ho usato 2 volte, e come nei video precedenti vi farò prima sentire i clip senza dirvi quale compressore stiamo usando, in modo tale che voi potete segnarvi quale vi piace di più, e dopodiché vi svelerò quando ho usato cosa, in modo tale che se voi siete alla ricerca di un compressore particolare sapete, in questo sistema diciamo così più senza farvi condizionare dalla marca, dal fatto che sia digitale piuttosto che un compressore analogico eccetera, potete vedere se effettivamente quello era il suono che stavate cercando oppure vi siete fatti influenzare da altre caratteristiche o dalla vostra suggestione. Innanzitutto ho utilizzato la Moore GE200. Questa pedaliera ha anche 2 compressori, ok, al suo interno, due modelli di compressori che si possono utilizzare, il Blue Comp e lo Yellow Comp. Uno penso che voglia in qualche modo imitare il CS3 della Boss, mentre l'altro imita lo Yellow Comp di casa Moore, che a sua volta imita il Diamond Compressor, un compressore ottico. Poi ho utilizzato proprio il Boss CS3, compressore famosissimo. Ho utilizzato quindi anche il Moore Yellow Comp, compressore ottico in formato veramente mini pedal, micro. E per ultimo il compressore che mi ha accompagnato in moltissimi viaggi, è stato nella mia pedaliera per tanto tempo, l'Exotic SP Compressor. Sono questi dispositivi abbastanza differenti, li vediamo nel dettaglio successivamente quando parliamo di ogni clip. Ho fatto questo test in 2 modi. Prima vi faccio sentire il compressore con la chitarra compressore direttamente nella scheda audio, ok? Come nella DI diciamo. Nella stessa maniera in cui David Gilmour ha suonato per esempio la solo di Another Brick in the Wall, piuttosto che tanti chitarristi come della storia del funk, del pop funk, hanno fatto nella storia senza passare da un amplificatore ma direttamente nel banco, a volte magari passando prima da un compressore. E poi ho fatto la stessa prova utilizzando invece il canale clean della mia Marshall DSL, quindi compressore che ho utilizzato dentro la Marshall. Anche nel caso della Moore GE200 ho settato soltanto il blocco del compressore spegnendo tutto quanto il resto, per cui veramente la Moore si comportava in maniera vera e propria come un compressore. Se sentite delle differenze di volume, in realtà ho livellato i volumi tramite la normalizzazione con Cubase, ma nonostante questo, quindi nonostante i clip siano tutti quanti a meno 1 dB, alcuni clip suonano più di altri, probabilmente perché non so bene perché, se c'è qualcuno magari che conosce questo aspetto me lo scriva pure nei commenti. Ad ogni modo non vi lasciate ingannare troppo dal volume, ma cercate di sentire altre caratteristiche come l'attacco, il sustain e queste cose qua. Nei clip che sentite comunque ho cercato di utilizzare dei settings del compressore abbastanza estremi, proprio per farvi sentire davvero un suono molto molto compresso e quindi farvi sentire la vera caratteristica del compressore. Come vi dicevo, alcuni pedali hanno più controlli rispetto ad altri, per cui ci sono sicuramente delle variazioni, ma comunque potete sentire lo stesso il carattere di questi oggetti. Per cui, bando alle ciance, partiamo subito con l'ascolto dei clip.
Ok ragazzi, avete sentito quindi i clip dentro la DI, quindi chitarra, compressore e DI. Magari un utilizzo che è più valido forse per un utilizzo in studio di registrazione. Se invece siete dei chitarristi che suonate dal vivo e suonate con degli amplificatori, in questi altri 5 clip ho suonato chitarra, compressore e canale clean della mia Marshall DSL. Andiamo con le clip. Ok ragazzi, quindi il compressore A era il Moer Yellow Comp. Devo dire un bel pedalino, ok? Come vedete ha soltanto 3 controlli, abbiamo il livello di compressione che ho tenuto proprio al massimo, un EQ che ho tenuto leggermente meno della metà, l'ho sentito particolarmente chiaro, e il volume leggermente più della metà, quindi volendo si poteva anche spingere ancora un po' di più da un punto di vista del volume. Compressione al massimo, quindi avete sentito bene la sua caratteristica. È un compressore, il meno caro questo tra i pedali singoli, ma devo dire che comunque ha fatto un ottimo lavoro. L'ho trovato un compressore abbastanza gentile, quindi non troppo invasivo e senza neanche colorare forse troppo il suono, per cui lo ritengo un ottimo acquisto se desiderate un compressore piccolino che non stravolga completamente il suono a un prezzo assolutamente abbordabile. Compressore B era la Moer GE 200 con la simulazione proprio del Moer Yellow Comp, quello che abbiamo sentito prima. Sì, diciamo che ci assomiglia. Ho trovato questo compressore ancora meno invasivo, quindi ancora più leggero. Naturalmente è una simulazione digitale della controparte reale, ma devo dire che comunque, siccome questa pedaliera sappiamo che insomma il prezzo che ha, sapere che c'è un compressore comunque di buona qualità, perché i clip che ho fatto secondo me nessuno di questi clip ha avuto
diciamo un suono malvagio, erano tutti suoni assolutamente utilizzabili. Ecco, diciamo che va molto bene. Ho visto che ci sono alcune diatribe, specialmente ultimamente questa Moore G200 ha il firmware 2.0, qualcuno si è lamentato dei compressori. Io non riesco proprio a lamentarmi in questo senso, perché come avete sentito dal clip comunque i compressori fanno il loro lavoro. Ovviamente non è un compressore top di gamma, ma è sempre una simulazione digitale che sta all'interno di questa pedaliera, quindi utilizzando questa pedaliera come pedalino singolo direi che comunque il risultato è, a mio avviso, molto buono. Compressore C, ragazzi, C come CS3 della Boss, compressore storico, veramente utilizzato in tantissime pedaliere, tantissimi artisti. È un pedale, un compressore che ha un suono decisamente caratteristico. Ho probabilmente esagerato un po' con l'attacco. Questo pedale, come vedete, ha 4 potenziometri e l'attacco l'ho regolato più o meno a ore 3, quindi abbastanza spinto. Naturalmente il sustain al massimo, che ho detto che ho utilizzato comunque dei settaggi abbastanza estremi in tutti i compressori, quindi la compressione era al massimo in tutte quante le macchine. Chiaramente potevo ancora esagerare un po' di più con il livello e con il tono. Comunque questo è un compressore che ha molta personalità. Non è un compressore trasparente, ma devo dire tutto, a me non mi fanno impazzire i compressori trasparenti, altrimenti non uso il compressore. Cioè, a me piace, ma è una cosa personale, a me piacciono i compressori che comunque hanno una personalità, e devo dire che questo sicuramente ne ha molta. Mi piace quel compressore che mi fa sentire quel suono un pochino anni 80, insomma, ecco, e io sapete che sono abbastanza un fan degli 80s e questo suono a me comunque non dispiace. Sì, chiaramente c'è da fare attenzione all'attacco, anche guardando le forme d'onda su Cubase ho notato comunque dei picchi sull'attacco abbastanza forti, che naturalmente comunque possono essere smussati, diminuendo un pochino l'attacco del compressore. Comunque anche in questo caso ovviamente è un pedale che non ha bisogno di presentazioni, si colloca come fascia di prezzo, diciamo in maniera media, insomma siamo intorno al centinaio di euro, sicuramente nel mercato usato lo trovate a buon prezzo, anche perché è veramente utilizzatissimo ed è comunque un classico, insomma, per cui non c'è da aggiungere altro. Compressore D, abbiamo l'Exotic SP Compressor. Questo l'unico compressore ad avere anche il potenziometro del blend, cioè mischiare praticamente, avere la possibilità di mischiare il suono compresso con il suono diretto, che è quindi una feature in più importante. Ho utilizzato la compressione massima, questo è uno switch a 3 posizioni, quindi anche qua la massima compressione disponibile senza toccare i deep switch, quindi i deep switch di fabbrica non so neanche bene come siano messi di fabbrica, ma non li ho toccati, e diciamo il volume, insomma, ne avevo veramente ancora tanto a disposizione. Questo, ragazzi, è veramente un bel compressore. Abbiamo visto l'altra volta sul video delle Plexi, che se volete vi linko qua sopra, abbiamo visto l'SL Drive, abbiamo visto che è veramente un pedale molto bello, e questo, ragazzi, anche, devo dire, Exotic non mi pagano assolutamente, anzi magari, per dire queste cose, però avevo scelto questa linea di pedali molto piccola e pratica perché effettivamente la qualità c'è. Chiaramente è un compressore caro, questo siamo quasi intorno ai 200 euro, quindi insomma è abbastanza caro nel momento in cui faccio questo video, però è un bel compressore perché ha delle feature interessanti, ha molto carattere, è meno spigoloso, diciamo, del CS3, e ha anche un po' più di pancia, forse. È il compressore che ha avuto anche più volume, questo qui, e diciamo uno spettro sonoro un pochino più ampio, meno caratteristico forse del CS3, quindi non mi sentirei di preferirlo al CS3. Insomma, sono due suoni diversi, anzi 3 suoni, anche lo Yellow Comp ha un suono differente che magari appunto si possono utilizzare per applicazioni differenti. Questo comunque mi sembra proprio di sentire a livello qualitativo, diciamo se esiste la qualità, parlando di suoni di chitarra, mi sembra quello appunto qualitativamente migliore, quello più vicino forse a un compressore da studio, ecco, diciamo così. Naturalmente la qualità si paga, quindi insomma questo
costa abbastanza di più ed è anche abbastanza pesantino. E l'ultimo compressore che ho usato, di nuovo tornando in casa Moer, il Blue Comp inserito nella GE200. Devo essere sincero, non ho sentito grosse differenze fra lo Yellow Comp e il Blue Comp. Non le sentivo tanto neanche prima, forse leggermente un po' l'EQ cambia, ma comunque è secondo me una differenza trascurabile. Ripeto, compressori che comunque funzionano bene, fanno il loro lavoro e possono anche essere utilizzati veramente per comprimere il suono da mandare in un amplificatore, come avete visto nel video. Probabilmente quindi il rapporto qualità-prezzo migliore ce l'ha la Moer GE200, perché è vero che costa di più degli altri pedali, però avete anche tutto il resto, insomma, quindi ovviamente è una battaglia non proprio diciamo di macchine che sono la stessa cosa, però ci tenevo a fare questa prova proprio perché tanti mi hanno chiesto in che modo questa pedaliera per esempio ricrei il suono dei pedalini singoli. Ecco, quindi adesso l'avete sentito e sentite che sicuramente ci sono delle differenze, ma che comunque questi effetti che sono inclusi qua dentro fanno quello che devono fare, ok? Non è che il compressore non comprima o non abbia il suo ruolo, no, assolutamente funziona. Poi chiaramente comprate un compressore esterno è ancora meglio, però non potete programmarlo, insomma tutta una serie di cose, ma non voglio addentrarmi di nuovo nella guerra fra l'analogico e il digitale. Ripeto, ovviamente questi sono stati settaggi estremi perché volevo condensare tutto in un video breve, non è un video nel dettaglio sull'uso del compressore. Se avete però naturalmente qualsiasi domanda, ragazzi, non esitate a scrivermi un commento qui sotto. Se avete informazioni in più, se siete esperti di compressori e volete dire la vostra, naturalmente siete i benvenuti nel scrivere un commento nella sezione commenti qui di sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che questa serie di video vi sia piaciuti, perché ho intenzione di farne anche altri, mettendo in comparazione altri pedali, altri sistemi digitali e analogici, proprio per cercare di distruggere degli stereotipi che possiamo avere e parlare in base a quelle che sono le nostre sensazioni, anche in un test, diciamo, blindfold, così alla cieca, come in questo caso. Per cui vi invito veramente, in tutti questi video che sto facendo, provate veramente a segnarvi quale vi piace di più senza andare a vedere direttamente le risposte, in modo tale che questa cosa possa darvi davvero un feedback su quelli che sono i vostri veri gusti personali in termini di suono, e non soltanto fidarvi, diciamo, del brand e basta, o diciamo dei consigli di qualcuno. Se volete sostenermi su Patreon ve lo linko qua da qualche parte. Se non l'avete fatto prima, fatelo adesso, iscrivetevi e premete la campanellina. Seguitemi anche sugli altri social, su Instagram, dove sto cercando di essere anche un pochino più attivo, forse farò delle dirette, quindi potete anche vedere dei contenuti esclusivi che riguardano quindi sempre il mondo della chitarra, dello studio, della tecnica e degli effetti. Quindi anche per oggi è tutto, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!